Ah, Peppe sta qua, vedi? Sta qua. Ma chi? Vedi? Sta qua. Quello che È non lui? Sì, è quello che non è iscritto ancora al E canale. perché? Non lo so. È pure gratuito. Iscriviti, dai, fallo per lui. È pure gratuito. È vero, ma perché non fai pagare? Effettivamente ci devo Poi pensare. andrà a pagamento il tuo, Sono abbastanza Adesso sicuro. conviene iscriversi perché poi passerà a pagamento. Esatto. Ciao a tutti. Eccoci ritrovati in una nuova puntata di Raccontiamo la vita di Peppe Tortorella. E dovete ringraziare me perché sennò tutte queste cose, questi racconti non potreste mai conoscerli. Cioè, io vorrei capire come fa la gente a non capire quanto valore c'è qua. Capito? Questo è il discorso. Quindi spero che comunque con i nostri video vi arrivi qualcosa, che non è solo il video di pesca subacquea. Un'emozione. Sì, perché ormai online si trovano quanti video di pesca subacquea voi? 10.000, però io penso che emozioni come queste, conti come questi, veramente ce ne siano poche. Ci sono, ma sono veramente pochissimi. Oggi ho detto a Peppe che il racconto della giornata sarà quello di una ricciola grossa. Racconta come è andata. Non è fortuna, lo vedrete anche voi, non è fortuna. Certo. Ovviamente non mi posso girare per guardarvi perché sto guidando. Allora, la questione è questa: lui vuole sentire i miei racconti perché sono anziano, l'uomo dell'Inps mi chiamano. Stavo qualche anno fa, parlo di almeno 25-30 anni fa. Sì. Stavo pescando a Pisciotta. Io ancora non ero nato. In una zona, no, lui non era proprio neanche nato quando stavo pescando a Almeno Pisciotta. in programma forse. E praticamente stavo in poca acqua, 1,5 metri d'acqua, così stavo pescando. A un certo punto, dato che i miei amici mi stavano venendo a prendere con il gommone, ho detto, questi va a finire che non mi vedono. Allora ho detto, mi alzo e mi metto più a terra, vado su uno scoglio. Avevo sotto di me forse 30 cm di acqua. Mi alzo in piedi e inizio a segnalare a loro che praticamente io dove mi trovassi. E alzo il fucile, lo tenevo ancora carico, devo dire la verità, perché ero appena uscito dall'acqua. Alzo il fucile e faccio, sono qua. Allora loro mi guardano e iniziano a puntare verso di me, ma nello stesso tempo dall'altro lato inizia a saltare un pesce serra che doveva essere forse 3-4 kg. Io non l'avevo mai visto un pesce serra, allora ero un ragazzino. Comunque inizia a saltare fuori dall'acqua e inizia a venire verso di me, inizia a saltare. Faccio, mamma mia, questo mi sta arrivando proprio addosso. Così come è arrivato, l'ultimo salto era a pochi metri di distanza da me. Per istinto, raga, ho abbassato la testa, ho messo il fucile nell'acqua, ho abbassato la testa, che si è centrata la mia testa nell'acqua, perché era proprio l'acqua, era così. Vedo una ricciola che mi guarda così, 36 kg. Mi guarda, mi fermo, resto un attimo interdetto, premo il grilletto e poi proprio perché ero un pischello, diciamo, alle prime armi, avevo montato il mulinello al contrario, il filo. Quindi quello inizia a tirare, parte la ricciola e mi strappa proprio dallo scoglio, mi trascina in acqua. Allora gli amici che stavano arrivando a un certo punto non mi vedono più sullo scoglio. Allora io inizio un po' ad andare verso la ricciola per cercare di liberare il mulinello, poi mi rendo conto che era avvitato al contrario, quindi è impossibile sbloccare quel mulinello. Allora che faccio? Inizio a fare forza, tanto fortunatamente c'era fondale pochissimo. Inizio a fare forza. A un certo punto non ce la facevo più, dovevo uscire fuori dall'acqua per respirare. Allora esco dall'acqua, alzo un braccio per fare vicino agli amici, sono qua. Avevo fatto forse 40 metri di distanza di sci nautico, ma sott'acqua. Poi inizio a continuare a trascinare sott'acqua, perché un pesce di 36 kg vi assicuro che vi trascina, se preso male, nel senso che non è un punto vitale, ha tutta la sua vitalità e tira veramente forte. Comunque praticamente esco prima da una parte, poi da un'altra, il gommone non capiva, dici, ma com'è possibile? Mo stava là, ma che velocità va? Comunque, per farvela breve, a un certo punto stabilisco una cosa: o muoio io o muore lui, perché non è che potevo continuare a respirare 2 respiri e poi facevo 50 metri sott'acqua, era impossibile. Allora a un certo punto faccio tutta la forza che posso, blocco, di cosa si rompe il filo, si rompe qualche cosa, non fa niente, tiro fortissimo e il pesce si ferma. Ormai ci stavano 4 metri d'acqua, sì e no, e ci stava una chiazza di alghe. A un certo punto questo pesce si accascia e si mette steso sull'alga. Arriva il gommone che stava lì, che mi inseguiva, e fa: ma che sta succedendo? Io ovviamente inizio a fare vicino all'amico: buttati, spara un altro colpo. Fabrizio, questo è il mio amico di Agropoli, si butta in acqua. Stavo con Fabrizio e Christian. Guarda il pesce, mi guarda, aspetta un po' e fa:
tu c'hai troppo culo. E io facevo, sparo, no, c'hai troppo culo. Sale sul gommone e non lo spara, fortunatamente il pesce ormai non ce la faceva più, era rimasto fermo, stecchito sul fondo, ma se no guardate, non l'ha sparato. E poi dopo è sceso, mi ha dato una mano, abbiamo fatto le foto, poi se la trovo la foto, la metto la foto, la devo trovare. Comunque raga, capitano delle cose. Capitano solo a lui, perché io là ci ho pescato 100 volte e non ho Ma mai non è visto vero che niente. capitano solo a me, è capitato, però capita a tutti. Io dico più volte vai e più combinazioni, e quante ne posso raccontare di cose del genere. Vabbè, magari al prossimo video, così Prossimo video vi racconto un motivo un'altra. in più per iscrivervi. Bravo, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. Vabbè, alla prossima. Ma andiamo a pescare, Andiamo a seriamente. andiamo a pescare, vediamo che cosa cattureremo. Ah, beh, poi non abbiamo fatto vedere questo. Si vede? Vai, guardate qua. Si vede, Guardate cappellino e maglietta. TRX, maglietta TRX. Ci sarà un perché. Merchandising ufficiale, direi. È ovvio, ovvio. Ciao. Eccoci arrivati, la solita vasca da bagno. Ora scarichiamo. Abbiamo portato una quantità di fucili un po' esagerata, secondo me. Allora, questo è il primo. Uno. Abbiamo il secondo, altro TRX. Qui abbiamo due TRX, forza di Peppe, pinne di Peppe. E qua ci stanno i miei fucili. Sono altri 4. Qui abbiamo 4 e 2, 6 fucili. Io direi che possono bastare, secondo me. Chissà, se prendiamo almeno un pesce a fucile. Abbiamo preso 6 pesci. Allora, mo chiedo al mio assistente di caricare il gommone. Ecco, lo conoscete già, il mio assistente. Carica il gommone, per favore, grazie. Poi dicevo che abbiamo 6 fucili oggi. 6 pesci. Abbiamo. La cosa bella è che la mattina siamo tutti energici. Poi torniamo. Poi torniamo che siamo distrutti. Lui torna distrutto. Ah, beh, perché certo. è anziano. Io C'ha l'età. Tengane da. Vabbè, parcheggiamo la macchina. Sì, sì. Automobile. Tac. Si esce finalmente sempre con il solito beluga del magnifico La vasca da Peppe. bagno. La vasca da Come bagno. sono fatto, Come già vai abbiamo tutto. detto nell'altro video. Anzi, se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Gommone, metto il facciamo link. vedere che si cammina su questo gommone. Beh, facci vedere. Ma posso andare anche dietro. Vai dietro. Vai in salotto, vai. Un gommone che si passeggia. Io tu l'ho trovato un gommone di 5,80 Ma- m, Dove uno si spazio del passeggia? genere. No. Ma soprattutto vi potete anche lavare, perché la vasca da bagno. Sì, cioè, sì, avete capito? giustamente. Wow, che bello, mamma mia. Mare Olio. Siamo sempre qui ad Agropoli. Perché siamo qua ad Agropoli? Perché il gommone qua sta. Perché il gommone sta qua. Se no stavamo dall'altra parte. Mo. Peppe, io voglio un pronostico per oggi, perché l'altra volta abbiamo fatto una pescata stile anni 90. Sarà difficile oggi. Stile anni 90, corvine e saraghi. Grossi. Due pesci. Tu dici 2 pesci. Io vorrei prendere una cernia grossa, cioè grossa, anche un pesce di 4 kg, sono estremamente felice. Va bene. Ma tanto lì non mi porta sui posti buoni, a me mi porta sempre Mai, su non lo questi porterò posti mai super dove- battuti, dove vanno tutti. Ma quale no? pescatore porta gli altri pescatori? Ah no, su questi figurati, buoni? nessuno. Io non l'ho mai fatto. Lo so. Mai l'ho fatto. No, non ricordo. Beh, ma questo cappellino ce lo toglieremo mai? Io no. È troppo bello, come dobbiamo fare? TRX. Se a qualcuno piace, che magari ce lo commenta nel video. Ah, se li volete glielo facciamo. Quanto glielo facciamo? 10 euro. Ma non lo so, il prezzo poi vediamo, un prezzo amico, prezzo... La maglietta per fare pubblicità non deve costare molto. Ma certo, per favore. Andiamo a Bene. pescare. È un Poi comunque cappellino- è un cappellino quanto lo noi vendiamo? ce li portiamo sempre con noi a questi qua che ci È guardano. un cappellino a quanto lo vendiamo? Che ne so, poi vediamo. 7. 10, 15 10 euro. Ah Come la sì, maglietta. facciamo poi un pacchetto tutto Un pacchetto, incluso. va bene. Ciao ragazzi. Allora siamo pronti, ora ci vestiamo, l'acqua è un po' sporca, Sì, però nonostante ciò noi ci proviamo. per Peppi, forza. ci buttiamo lo stesso. Vai, facciamo pubblicità. C4. Vai. Sapete quanto mi dà la C4 per fare la pubblicità? Mi dà 1500 euro a pubblicità. No, non Sì, mi dà sì. un cazzo di niente. Ti dà meno 20 euro, anzi Però di devo più. dire la verità, se fanno una cosa fatta bene, perché non farla vedere? Bei Belli. calzari, sia quelli invernali sia questi qui estivi. Ma perché non mi regali un paio per? Perché puzzano adesso, siete già usati. No, nuovi, grazie. E quando mi daranno il milione di euro C4. Ma come dobbiamo fare con questo? Ma boh, mo ci vestiamo, prima che mamma mia. Boh, ciao. Allora, Peppe mi faceva notare che si era un po' scippato la muta. Guarda qua, non me ne sono accorto. Vedi, un po' bagnato sto, però fa niente. No, non guardate il Bermuda. Farò i Bermuda TRX, almeno sono fatti di qualità, resistenti e tecnicamente un po' più avanzati.
Comunque adesso guardate come si ripara una muta, tutto bagnato sto, con le mani bagnate, muta bagnata, mani bagnate, si vede che sono bagnate le mani. Vedete che difficoltà, pigliamo la colla, la mettiamo, ecco qua, mi sembra che sia uscita la colla, sì. È un po' ultima, sì. Ecco qua, mettiamo del buco, ok, la chiudiamo ed è tutto bagnato, E mo devo aspettare un attimo di tempo perché si deve evaporare all'interno delle colle ci stanno, diciamo, tipo alcol, no? E quindi questi diluenti si devono evaporare un attimo, Sì. no? Faccio un po' di così, anche perché sto per andare a mare. Dopodiché attacco i due lembi e poi la pizzico forte. Ecco qua. Quello che è eccesso lo togliamo. La muta è stata riparata, vedete? Ok. Adesso posso andare a mare. Ciao. Siamo pronti. Ora ci buttiamo in acqua. Allora, io ho preso questa decisione, dato che l'acqua è molto torbida, Sì. decido di usare il 130, Ok. perché con questa logica qualsiasi cosa è a tiro, quindi qualsiasi cosa giusto. vedo la posso prendere. Pure questa è una teoria, Ma vediamo se Più è funziona. torbida, più è lungo il fucile. Mi sembra giusto. È una nuova teoria. Ok, va bene, vai, mo ci buttiamo e poi dopo. aggiorniamo. Ciao. Dopo innumerevoli immersioni in tanti spot dove praticamente l'acqua era veramente torbidissima, ma soprattutto non c'era nemmeno un pesce, decidiamo di spostarci in questo spot nel basso fondo. Qui eravamo a 8-9 metri di profondità e io qui avevo visto una bella cernia nascondersi. Chiedo a Peppe anche una mano per trovarla e fortunatamente all'immersione successiva riesco a scovarla all'interno di un cunicolo. Dalle immagini non si vede benissimo, ma riesco a colpirla praticamente sul corpo, quindi al centro corpo e non in testa, che comunque per la cernia ovviamente è sempre un po' rischioso perché si può arroccare e diventa un po' complicato. Infatti qui esco e lo dico al mio compagno. Sì, sì. Però non l'ho preso in testa, Scendo per disincastrarla e lei praticamente da un punto del cunicolo si sposta in un altro e si incastra praticamente come la spada nella roccia. Infatti, come potete vedere qui, si era praticamente azzeppata con la testa negli scogli, come dirò successivamente. Proverò a tirarla con tutte le mie forze, ma purtroppo è letteralmente incastrata. Sta appizzata con la testa dentro lo scoglio. Però la tocco la coda. La coda la tocco. No, bene, non bene. Non l'ho presa bene. Ma... Decido di andare allora dall'altro lato e come potete vedere dalle immagini la testa era praticamente lì che si vedeva completamente. Quindi dopo una consultazione con Peppino decidiamo al tuffo successivo di sparargli con il mitico 4 punte Riolo, la solita fiocina K4. Decido quindi di scendere con Peppe per seguirlo nel tuffo e siamo andati insieme sostanzialmente a doppiare il pesce. Quindi qui potete vedere come lui appunto si approccia alla tana e con un tiro secco la colpisce facilmente in testa. Non mi resta quindi che tirare con tutte le mie forze dall'asta, diciamo, della fiocina e dopo un bel po' di peripezie, quindi decido poi di spingere in avanti per sbloccare le branchie e poi con un forte strattone riesco a tirarla finalmente fuori dalla tana. Quando l'ho visto ho detto no, non è possibile, che cazzo ci fa? E infine qui Peppe mi riprende quando vado a recuperare finalmente il pesce ad una profondità incredibile di soli 8 metri d'acqua. Veramente un regalo del mare. Ancora non riesco a crederci. Una splendida cattura. Così, Sei incastrato dall'altra parte. grande fiocina. Vai, Riolo. Certo, solo Riolo.
Allora ragazzi, eccoci qua, siamo tornati da una bellissima giornata di pesca. Peppe, come stai? Non li sento. Mi ha fregato, guarda, alla fine non aveva Alla preso il fine, pesce. allora, spieghiamo un attimo perché spieghiamo. l'acqua è veramente terribile. Si vede. Allora, l'acqua fa schifo. Tutti i posti dove siamo andati, non solo l'acqua era brutta, ma non c'era un pesce. E alla fine, al Siamo 90esimo, andati a una franatina, La franatina? di 4 metri d'acqua, sì e no? no, erano 8 Sì, metri da 8, approfondire. sì, ma guarda, 8 metri d'acqua. 8 metri sul fondo, 4 metri, via 4 metri d'acqua. Vabbè, ma non conta la E profondità. mi ha battuto. Io ho preso una riccioletta e lui, guardate che mazza li ha fatto. A 4 metri d'acqua non si può pigliare un pesce. Ma non si può, vabbè. 4 metri. E poi la gente si sbatte, andare a fondo, si va a fondo. Andate. Capito? In un posto che ti assicuro, sono 40 anni che ci vado a pescare, non l'ha mai presa nessuno un pesce così. Comunque, vabbè, questo è... E Peppi, e che devo E fare? io almeno sono preso questo. Vabbè, oh. La ricciola. Qua ti fai Sempre buone. Vabbè, una grande tartar. adesso me la pulisco con Certo, mo puliamo un tutto. coltello che avevo disegnato io tanti anni fa, guardate. faccelo Guardate, è vedere. bello. L'avevo fatto per la F-Sub, un'azienda che non Così. c'è più. Probabilmente lo rifarò come TRX. Così. Guardate questo oggetto quanto è bellino. Questo Sì. qua c'ha la lama che gratta, la lama normale, c'ha il chiavino esagonale, c'ha la chiave da 13, da 12, da 11, da 10, la chiave da 14 qua dietro, il cacciavite. Questi puntini, questi buchetti qua servono per addrizzare le fiocine, questo per il scocciaste e questo per caricare gli oleopneumatici, quelli piccoli. Poi questo è un tranciafili. Un oggettino così piccolino, guardate. Piccolo, bello. Beh, adesso ci pulisco il pesce. Esatto. Annunciata e catturata. È vero, l'aveva detto prima, L'avevo era un detto. pesce di 4 kg. A culo. Ciao. Ragazzi, finalmente siamo tornati. Questo è il momento più bello della giornata. La fame. Ci siamo fermati alla contadina e ci siamo presi un bel Panino per forza. panino La fame. perché abbiamo faticato con quella cernia. Si era incastrata a 25 metri. Vabbè, io comunque. Io spero che sia uscito un bel video. Come sempre. Io ho usato lo sgancio per arrivare Io ho usato lo sgancio, sì. perché era un po' fonda. E niente, quindi noi ci vediamo sicuramente nel È pure prossimo buono il video. panino. È vero, è buono. Io ancora non ho assaggiato, però mi fido di te. Spero che comunque vi sia piaciuto il video, come al solito. E niente, ci vediamo lunedì prossimo. Ormai ogni lunedì esce un video. La prossima puntata. Ciao!